Ciao a tutti, sono Paolo, abito a Costiglio d'Asti, un comune ubicato in una comunità collinare tra le Langhe e il Monferrato. Sono 5 comuni, siamo nel Basso Piemonte. Costiglio d'Asti è il primo comune più abitato della provincia di Asti, per dare due cenni viticoli. E il vitigno preponderante e più coltivato nella nostra zona è il vitigno Barbera. Oggi noi più che di vitigno, solitamente in Casa Stella, io rappresento oggi come terza generazione, siamo abituati a parlare più che di vitigno di terroir, di territorio. Ovviamente il vitigno è una bellissima cosa che rappresenta il territorio al meglio che può, ma lo veicola semplicemente dalla terra al bicchiere. La cosa più importante è quello che ci sta sotto, cioè nel senso quello che realmente abbiamo nel terroir, cioè nel senso nel terreno da cui proviene la pianta e da cui ovviamente matura il grappolo. Questo cosa vuol dire? Siamo su terreni argillosi principalmente, con un 40-45% di argilla, un 15% di limo, anzi un 20% di limo e il resto sabbia. La quantità di sabbia è limitata rispetto alle Langhe e soprattutto rispetto al Roero. Abbiamo una buona concentrazione di sostanza organica, quindi non abbiamo bisogno di ammendare il terreno. Allora, Barbera è quella che nella nostra zona si confà meglio perché ha una grande vigoria, le radici non devono per forza andare tanto in profondità per poter assorbire le sostanze nutritive, soprattutto l'acqua, quindi abbiamo un ristagno idrico molto importante. Anche in annate siccitose continuiamo ad avere comunque una buona vite vigorosa, molto verde e ahimè sì, aumentano le gradazioni alcoliche perché si fotosintetizzano molto, però aumenta anche la mineralità e la freschezza. Il vino di cui vi volevo parlare era questo qua, che è il nostro biglietto da visita della nostra casa. In casa nostra ne fa parte da quasi 100 anni praticamente. È un vigneto che ha 65 anni, denominato Stravisan. Come vedete in etichetta noi diamo importanza ovviamente al nome dell'azienda perché siamo orgogliosi di mantenere questo nome nelle generazioni, ma soprattutto prima ancora del vitigno, al vigneto di origine, quindi al terroir. Stravisan è il vigneto in questione, un vigneto di circa 2 ettari da cui provengono circa 12.500 bottiglie. Abbiamo una resa per ettaro sui 70-75 quintali per ettaro, quindi 7 tonnellate e mezzo più o meno di uva, e l'uva che ne deriva è un'uva croccante, molto molto importante come struttura sicuramente, ma tanto fresca e sicuramente con una bella mineralità. Non bisogna, e con questo nel senso ho detto abbastanza, non bisogna scimmiottare le altre regioni o le regioni dirette dove eventualmente i vini magari sono più importanti, che vanno di più sul mercato. Noi cerchiamo sempre di estrapolare al meglio quello che è la nostra uva alla nostra tipicità del territorio, e vuol dire che la Barbera classica della nostra zona dà il meglio di sé, non dico nei primi anni di vita, ma comunque nella freschezza e nella fruibilità. È una Barbera che fai fatica a trovarla infatti in tante altre aree del Piemonte, perché se fatta con concentrazione ma fresca, in annata, con non una quantità grossa di legno, comunque senza tanti affinamenti, dà il meglio di sé per mineralità, per freschezza e per beva. Quindi vini di struttura, vini importanti, ma di tanta beva, tanta freschezza. Quello sicuramente. Non abbiamo grosse quantità di tannini, non abbiamo, la dolcezza non è un parametro che ci accomuna molto ad altre aree viticole del Basso Piemonte. La dolcezza viene in conseguenza di un lungo affidamento in bottiglia. Una bottiglia come la Barbera d'Asti, lo Stravisan in questo caso, ha bisogno di almeno 1 anno e mezzo di affidamento in tutto, da quando si vendemmia a quando si vende, ma semplicemente perché noi lavoriamo in maniera molto tradizionale oltretutto, e quando tu travasi il vino 2 volte, cioè prima di tutto lo raccogli in cassetta, lo porti in vasca a distanza di 20 minuti che l'hai raccolto con la massima fragranza, fai una pisa di raspatura molto semplice, molto molto leggera, una macerazione di 10-12 giorni, a fine fermentazione fino ad arrivare alla bottiglia, lo tocchi 2 volte con una pompa, praticamente il vino rimane il più naturale
possibile, quindi hai proprio l'essenza del frutto dell'uva. Allora, solitamente queste cose Roscioli, che sono maestri in questo, le fanno direttamente nelle cantine, quindi mandano ragazze importanti come Giulia eccetera a visitare le aziende. In questo caso, se vuoi mettere la montagna o la collina in questo caso va da Maometto, nel senso che ero a Roma, mi trovavo a Roma per lavoro, ho detto passo a salutarli, sono contento di aver fatto questa chiacchierata con loro sul discorso della nostra azienda come Stella, ed è bello perché rappresenta un po' anche questa, cioè giustamente noi vignaioli, noi contadini è giusto che rimaniamo a casa a fare il vino prima di tutto, però è giusto anche che andiamo a trovare chi ci presenta, diamo un attimo di rispetto a chi tutti i giorni stappa le nostre bottiglie, serve i nostri vini e comunque ci fa pubblicità e quindi ci fa conoscere in giro per l'Italia e per il mondo. Ero qui in zona e sono passato a trovarli. Cheers! Grazie.